dall'oggi col domani in pratica li hanno cancellati. Ti trovi veramente, dici adesso cosa faccio? Ma si può mangiare solo se sei disposto a cucinare, ovviamente. Perché i bambini fanno anche il sushi, basta insomma essere appassionati e saper tenere in mano un coltello. Hanno imparato a fare le trofie. Perché solo 2 aziende su 10 hanno successo, mentre le altre 8 chiudono nel giro di 5 anni? Stiamo per entrare in un locale molto particolare. Quale strategie mettono in pratica? Siamo appena arrivati in uno dei posti più iconici di Dubai. Come hanno rivoluzionato il loro mercato? Allora ci siamo inventati, e anche qui siamo gli unici al mondo, Come sono sopravvissute ai periodi di crisi? Quali sono state le più grandi difficoltà in questi 10 anni? In un'unica domanda: perché loro ce l'hanno fatta e come puoi prendere anche tu spunto dal loro successo? Siamo qui per rivelartelo. Benvenuto in una nuova puntata di Imprese, un vero documentario in cui raccontiamo tutti i retroscena delle aziende più interessanti, rivoluzionarie e virtuose. Poi un po' di backstage lo mettiamo. Le analizziamo su diversi piani: modello di business, management, marketing e vendite. A condurre ogni puntata c'è Manabi, In mezzo al deserto. direttore di Strategy News Agency, l'agenzia pubblicitaria specializzata in video per vendere. Se sei anche tu appassionato di business e marketing, se sei un imprenditore che cerca sempre nuovi spunti e strategie da applicare in azienda, allora iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti neanche un episodio. Eleviamo le tende. Torniamo alla puntata di oggi. Come sapete, spesso ci piace parlare di cucina, ma in questo caso lo facciamo in una maniera completamente diversa dal solito. Non siamo noi ad andare a mangiare, ma andiamo a cucinare o a divertirci intanto che cuciniamo. Venite con me. Oggi parliamo di un'azienda che si occupa di cucina e lo fa in maniera molto originale. Non vedremo infatti un semplice ristorante o una pizzeria, ma un luogo appositamente creato per divulgare il concetto di cucina a 360 gradi. Uno spazio nel quale convivono perfettamente la cultura per la preparazione del cibo ed il gusto di assaporarlo. Stiamo parlando di Cucina In, che con la sua attività di corsi ed eventi si rivolge ad appassionati o semplici curiosi dell'arte culinaria, promettendo loro un'esperienza unica ed istruttiva. Antonella ci ospiterà nella sua cucina, dove scopriremo come anche bambini e ragazzi si trasformano in giovani chef capaci di cucinare piatti squisiti, dall'hamburger al sushi. Unico principio: mettersi in gioco, o per meglio dire, mettere le mani in pasta. Sì, perché a Cucina In mangi solo quello che prepari. Ma questa è un'impresa che ha originato una vera e propria impresa? Scopriamolo insieme. Allora, Antonella, dove ci troviamo? Ci troviamo a Cucina In a Milano, siamo qui fuori dalla fermata della metropolitana Lilla Ospedale Buzzi, come stavamo dicendo. Che dicevamo che escono sempre dalla metropolitana per dire dov'è l'ospedale. Esatto, ci chiedono dov'è l'ospedale, va bene, però ci siamo anche noi, oltre all'ospedale. E siamo in un ambiente un po' particolare, con tanti vestiti, nel senso che in pratica è una location che può essere utilizzata per tante cose, che hanno a che fare con la cucina, per corsi di cucina che organizziamo con appunto i nostri chef, per eventi aziendali, per compleanni di bambini, insomma. Che io entrando dicevo che spesso in imprese ci piace raccontare di aziende che gravitano attorno al mondo del cibo, ma a differenza delle aziende che abbiamo intervistato, in questo caso qui voi non ci date direttamente da mangiare. No, infatti un'altra domanda che ci fanno spesso è: ma si può mangiare? Solo se sei disposto a cucinare, ovviamente. Cioè, qui di pronto diciamo che magari sì, qualcosa c'è, ma sulla, diciamo, serata tarda, perché appunto noi facciamo questi corsi di cucina che sono per appassionati, e quindi li facciamo nei momenti in cui gli appassionati, che non siano pensionati, sono liberi, quindi persone normali che vanno a lavorare, escono dal lavoro e quindi vengono da noi magari, non so, alle 6, alle 7. Ovviamente non trovano niente purtroppo di pronto, ma trovano di solito appunto dei fantastici ingredienti e delle attrezzature, trovano una persona competente che è in grado di guidarli per preparare delle ricette. E in questo modo alla fine della serata hanno imparato qualcosa e mangiano anche appunto quello che hanno preparato.
Quindi in qualche modo quello che voi avete unito qui dentro è da una parte la scuola di cucina, dall'altra parte in qualche modo la voglia di vivere un'esperienza diversa, e avete messo tutto insieme, perché non è una classica scuola di cucina questa. Innanzitutto è una scuola di cucina per tutti, cioè anche proprio, anzi tantissimi dei nostri clienti ci contattano chiedendoci: ma posso venire anch'io, che veramente io se so pelare una patata già il caffè sì magari lo so fare, però a parte quello veramente non so fare molte cose. Sì, qui in pratica può venire anche chi è veramente alle prime armi, Okay. quindi facciamo dei gruppetti, diciamo, di persone che hanno in comune la passione per la cucina, la voglia di mettersi in gioco e di imparare, e appunto gli diamo qualche nozione che gli permette, da qualche giorno dopo hanno cominciato a frequentare questa esperienza, di approcciarsi meglio alla cucina e stupire magari finalmente i propri ospiti. E quindi i format principali che svolgete qui dentro e che io in qualche modo posso acquistare, quali sono? Allora, lato corsi di cucina, diciamo che abbiamo il mondo bambini e il mondo adulti appassionati. Diciamo adulti appassionati, appunto, come dicevo, uno dei format principali è appunto quello che chiamiamo l'ABC, basi della cucina, per cui sono 5 o 6 lezioni, 5 per chi è interessato solo alla cucina, 6 per chi vuole fare anche un percorso con un piccolo approfondimento sulla pasticceria, che poi è un mondo a parte. Ok. E che ti permette appunto in 5 lunedì, perché appunto facciamo queste lezioni il lunedì sera, durano circa 3 ore, dalle 20 alle 23, e finiscono appunto con consumare quello che si è preparato tutti insieme. E questo praticamente è il primo format ed è quello che è, diciamo, il corso di cucina. Con il termine format, in italiano formato, ci si riferisce alla struttura, alla disposizione, alle specifiche o qualsiasi altro elemento che segue determinate regole o standard. Format assume significati diversi a seconda del contesto. Nel caso di format televisivo, ad esempio, ci si riferisce alla struttura, al contenuto e al genere del programma, che può essere un talk show, un reality, una sitcom o un documentario proprio come il nostro Imprese. Nel contesto di un corso di formazione, il termine format si riferisce alla struttura, alla modalità di presentazione e alla metodologia adottata per erogare il contenuto formativo. Poi abbiamo invece lato opposto, il venerdì. Tutti i venerdì facciamo quello che chiamiamo l'aperitivo attivo. Quindi Ok. siamo a Milano, il mondo dell'aperitivo. Oggi è venerdì. Oggi è venerdì, quindi stasera faremo qualcosa. Però di solito tu vai all'aperitivo e prendi l'aperitivo. Certo. Invece qua no. Cioè, No. devi contribuire alla preparazione. Ok. E nell'ambito appunto poi del mondo aperitivo attiva ci sono vari argomenti, quindi nello specifico questa sera ci occupiamo di cucina internazionale, una cucina che ai milanesi piace tanto, ormai quasi come la pizza, Sì. e parliamo del sushi. Ok. Quindi questa sera sarà la nostra serata sushi e bolle, dove in pratica in 2 ore, si chiama aperitivo e quindi si differenzia dal corso, quindi è un format anche un pochettino più veloce. In 2 ore ti facciamo vedere come te lo puoi fare tu, Ok. il sushi. Chi viene stasera troverà la postazione con tutte le attrezzature e tutti gli ingredienti necessari per prepararsi ognuno il proprio piatto di sushi esattamente come lo vuole fare lui. Quindi se lo vuole fare vegetariano, ci sono tutta una serie di opzioni vegetariane, per cui se lo può fare anche in quel lato lì. Se invece ci vuole mettere il pesce, ovviamente mettiamo a disposizione anche del salmone, degli altri ingredienti, per cui veramente può andare a farselo come vuole. Quante persone gravitano più o meno durante questa tipologia di Allora, aperitivi? nell'aperitivo diciamo che ci sono ovviamente un po' più di persone, perché diversamente dal corso è un pochettino anche più votato all'intrattenimento, Sì. a conoscere persone, quindi abbiamo sì tante persone che vengono in coppia, ma abbiamo anche tante persone che vengono da sole. Ok. Quindi è un modo appunto anche attraverso la cucina di socializzare. Quindi di solito nelle serate aperitivo attivo siamo sulla ventina, 20, 22, a seconda delle Ok. serate. Invece le serate ABC sono un po' meno, quindi sono 15, 16 persone. Ok. L'ultimo, diciamo, format adulti, mondo corso di cucina, è quello che facciamo il sabato. È una lezione che chiamiamo master, e anche quello in pratica tutti i sabati con un argomento diverso. Domani mattina sarà il master del pesce, che in pratica è una lezione che si chiama master, ma non vuol dire che non è per tutti. Master perché
dedichiamo più tempo di quello che possiamo dedicare di solito la sera. Quindi è una lezione che comincia alle 9 del mattino e finisce attorno alle 2, 2 e mezza, a seconda delle lezioni. Quindi è una sessione bella intensa. Nello specifico del master che facciamo domani mattina, quello del pesce, abbiamo qui vicino un mercato molto bello, il mercato di Via Foschet, molto famoso anche per gli ingredienti, proprio per il pesce. E quindi la mattinata comincerà appunto con la spesa. Per cui chi partecipa alla lezione andrà con lo chef a fare la spesa al banco del mercato dove ci serviamo di solito, e live in pratica lo chef spiegherà come scegliere, come comprare il pesce secondo disponibilità, secondo stagione. Finita questa cosa si torna qui e in pratica ognuno avrà la sua postazione, dove in pratica avrà modo di sperimentare anche cose diciamo più evolute, tipo per esempio sfilettare, che è un argomento diciamo un pochettino più evoluto, però comunque appunto è una lezione, come dicevo, che è adatta a tutti, basta insomma essere appassionati e saper tenere in mano un coltello. Il termine sfilettare si riferisce a una tecnica culinaria utilizzata per rimuovere le lische da un pesce o per tagliare la carne in fette lunghe e sottili, utilizzando una lama affilata per seguire le fibre muscolari. Questo processo, che normalmente viene fatto con un coltello a lama flessibile, è comune in cucina per preparare appunto filetti di pesce senza le spine, rendendo il piatto più facile da consumare. La tecnica può variare leggermente a seconda del tipo di alimento e delle preferenze culinarie. E quindi oltre a questi bei format adulti, che cosa fate di bello E qui? poi ci sono quelli bambini, e quindi per i bambini organizziamo fondamentalmente delle lezioni di cucina una volta al mese divise per le varie fasce d'età. Quindi abbiamo la fascia 6-11, la fascia 12-14, la fascia 15-17. La domenica mattina, di solito la domenica pomeriggio, proponiamo delle lezioni che non vuole essere quella che ti aspetti la lezione di cucina per bambini super scontata, no, cioè da noi i bambini fanno anche il sushi. Caspita. Anche loro, cioè a tutte le età veramente, a parte le altre cose più tradizionali, la pasta fresca, queste cose, però i bambini milanesi hanno una grande passione per il sushi a tutte le età. Tanto che per andare incontro proprio alla richiesta, che è sempre più, diciamo, giovane, oltre appunto alle lezioni solo per i bambini, abbiamo introdotto da un bel po' di tempo anche il format genitori-figli, per cui può venire anche tutta la famiglia, quindi può venire anche solo la mamma con figlio, papà-figlia, oppure la nonna, la zia, e quindi ci sono adulti, ci sono bambini che cucinano insieme. E a questo punto in pratica magari, non so, abbiamo avuto anche fratellini di 4 anni che sono assolutamente insieme, ovviamente alla guida di mamma, papà o di un adulto, possono già mettere le mani in pasta. Certo. E poi mi raccontavi che andate fortissimo invece sulle feste di compleanno per i bambini. Qui non sono proprio la classica festa di compleanno, noi li chiamiamo cooking party. Ed è in pratica un modo un po' diverso appunto per festeggiare, perché comunque diamo la possibilità di concludere poi l'esperienza con la torta o con l'apertura dei regali. Però diciamo che il cuore... Però la torta non la fanno loro. No, la torta sì, la portano. No, la portano, in questo caso la portano. No. No, appunto festeggiano facendo una cosa un pochettino più costruttiva, e cioè in pratica cucinando insieme ai loro amici, e quindi attorno ai nostri tavoli i bambini hanno le loro postazioni in cui vanno a preparare una ricetta dall'inizio alla fine. E poi appunto la assaggiano o la portano a casa. Diciamo che il cooking party ha varie facce, quindi andiamo dal pizza party in cui fanno appunto la pizza, il lunch party in cui in pratica preparano qualcosa per un lunch e quindi fanno la pasta fresca. C'è lo sweet party, che in pratica è quello in cui preparano un dolce. E poi c'è il burger party, in cui preparano proprio un hamburger, ma non che prendono il pane no, preparano proprio il pane, preparano la polpetta da mettere all'interno dell'hamburger. Io mi prenoto per questo. Perfetto. E poi praticamente ognuno si compone il suo hamburger con i classici ingredienti da hamburger. E oltre a questo fanno anche le patate, e le fanno con la ricetta Cucina In, che poi piace sempre. Da dove nasce l'idea di questo format, l'idea di questo luogo? Nasce ovviamente dalla passione per la cucina, questo argomento così, diciamo,
creativo. Sì. Io per prima in pratica ho frequentato tanti corsi di cucina. Ok. A un certo punto, facendo questi corsi di cucina, ho conosciuto appunto uno dei miei soci che è Gualtiero, chef Gualtiero, e ho fatto qualche corso con lui e in quella fase della mia vita ho detto ma sai che vorrei fare qualcosa di diverso, perché io lavoravo nel mondo tessile, Ok. manifatturiero, Ok. quello che ti piace un po' a te, Sì. la fabbrichetta. Sì. Vai, la fabbrichetta col capannone. Fabbrichetta col capannone. Però il mondo tessile devo dire che da qualche anno non c'è più innovazione, è un mondo un po' fatto da dinosauri. Spero che tu non abbia clienti nel tessile. No, però abbiamo un cliente che si è specializzato nelle etichette per gomitoli di lana. Ecco, È una tipografia. va bene. E questo è un principio innovativo in qualche Sì, modo. no, infatti, esatto, però è un mondo dove era diventato veramente difficile fare qualcosa di nuovo. In realtà poi ultimamente ho sentito anche cose interessanti, tipo appunto fibre ricavate dagli scarti delle bucce d'arancia, Ok. quindi sì, si possono fare cose nuove, però nel mio caso diciamo che non eravamo in quei settori Ok. così belli innovativi. Allora ho detto, va, voglio cambiare un po' vita. Però se lo faccio devo farlo in un ambito che appunto possa dare luogo a evoluzioni, creatività, entusiasmo, eccetera. Come appunto mi piaceva fare i corsi di cucina, ho detto vabbè, potrei provare a aprire uno spazio anch'io in cui li facciamo noi. Abbiamo aperto nel 2013, quindi abbiamo fatto 10 anni a settembre 2023. Proprio qui in questa location? Sì, sì, sì. E com'è stato il passaggio del apriamo e avete scelto di aprire direttamente su strada, quindi con le vetrine eccetera, e non in un classico posto, magari anche riuscendo ad abbattere i costi di affitto eccetera? Volevamo qualcosa di bello, luminoso, c'è una bella cucina molto d'arredo, per cui sarebbe stato un peccato relegarla in un posto al chiuso. Il concetto è stato un pochettino di sposare il fatto che è uno spazio, un contenitore di una cucina, di ingredienti, di elettrodomestici e di esperienze, e che doveva essere alla portata di tutti, il più facilmente raggiungibile possibile, e quindi appunto siamo andati a caccia di un posto che potesse avere queste caratteristiche. Quali sono state le azioni principali che avete fatto in qualche modo per mettervi a mercato e iniziare effettivamente a vendere, avere clienti eccetera? Devo dire che lì ci siamo arrivati dopo un po' di tempo, perché come spesso accade forse non avevamo capito che prima di avere un bel prodotto era meglio avere anche un bel mercato, no? Ok. Abbiamo fatto cose classiche, ovviamente, tanto passaparola, inaugurazione, ci siamo messi un po' sui social, ma in maniera insomma magari non proprio consapevolissima, insomma col fatto che appunto avevamo comunque tante conoscenze, poi alla fine diciamo che appunto ha funzionato tanto questa cosa del passaparola. Il termine passaparola si riferisce al processo attraverso il quale le informazioni o le raccomandazioni su un prodotto, un servizio o un'azienda vengono trasmesse da persona a persona attraverso la conversazione spontanea. Il passaparola può svolgere un ruolo significativo nella promozione di un marchio o di un prodotto, poiché le persone spesso prestano maggiore attenzione alle opinioni e alle raccomandazioni dei loro amici, familiari o colleghi rispetto alle tradizionali forme di pubblicità. Questo fenomeno, vecchio quanto l'uomo, è potenziato dall'era digitale, con la diffusione delle opinioni e delle recensioni attraverso i social media e altre piattaforme di condivisione. Abbiamo un po' imbroccato questo prodotto, no? Quello delle feste di compleanno, che è una cosa di cui i genitori hanno bisogno, perché vogliono in pratica festeggiare, insomma i bambini fanno 4 anni, 5 anni, 6 anni, cioè ogni anno c'è un'esigenza e un'aspettativa che cresce. È un prodotto alla fine di cui hanno bisogno, quindi si vende un pochettino da solo forse, ed è un po' l'occasione per portarci in casa gente che poi dopo ci scopre, parla di noi e che magari ci contatta poi dopo per altre cose, per altri prodotti. Quali sono state le prime azioni? Avete detto tiriamo su la saracinesca e come portiamo la gente dentro? Bella domanda. Che cosa avete fatto? Che non me lo avete ricordo. spammato tipo amici, sì, parenti? Assolutamente. Sì. Abbiamo spammato amici e parenti. Abbiamo fatto volantinaggio. Ok.
Poi, vabbè, pian pianino si sono aggiunte più consapevolezza di strumenti, la newsletter, i social in maniera, Certo. diciamo, più evoluta, il sito internet, i contenuti del blog e così che via. oggi sono gli strumenti digitali quelli che Oggi vi portano assolutamente, prevalentemente la gente sì, assolutamente. Oggi la maggior parte anche del traffico, degli acquisti, anche dei corsi di cucina, alla fine avviene tutta online. Senti, io so che siete in qualche modo in preparazione per l'evento di stasera, però attualmente essendo una cucina eccetera eccetera, ma non mi puoi far provare qualcosa? Tanto che chiacchieriamo. Facciamo una pasta fresca? Quello che vuoi. Dai, perfetto. Che cosa mi fai fare di bello? Allora, facciamo una bellissima trofia. Ok. Una cosa semplice. Sì? Devo spattaccare ancora. Qui abbiamo pesato semplicemente Sì. 100 grammi di farina Sì. 00 e 50 grammi circa di acqua. Ok. Quindi semplicissimo, lo fanno anche i bambini. Devo prendere la farina e versarla nel No, bicchiere. c'è una, esatto. Spieghiamo sempre che c'è una tecnica particolare che ti consente di sporcarti una mano sola. Per Ok. cui tu metterai l'acqua, Sì. terrai la ciotola con questa mano e poi tipo impastatrice andrai Ok. ad impastare. Una roba del genere. Esatto. E questa la tengo. Sì, così la aggiungi poi dopo. Perfetto. Perché magari è una giornata più umida, eccetera. E inizio in qualche modo a girare. Esatto. Ok. E senti, intanto che giro e faccio questo bell'impasto, com'è stato in qualche modo entrare sulla piazza di Milano? Diciamo che di realtà più o meno come la nostra ce ne sono altre. Sì. È diciamo una realtà, una piazza che anche dal punto di vista poi dopo della domanda comunque dà spazio, Certo. nel senso che ovviamente ci sono tante persone e persone che comunque si prestano e hanno voglia di diciamo di fare esperienze. Se avessi pensato di fare questa cosa fuori Milano, in provincia, eccetera, sarebbe stato molto, molto più difficile. Adesso guarda, volendo poi anche possiamo rovesciarla. Però facciamo così. Esatto. Voilà. Adesso ne puoi usare 2 di mani. Perfetto, cosa faccio adesso? Adesso tu continui a lavorarla Sì. e vedrai che aggiungendo un po' di farina, in pratica poi dopo ti si staccherà Ok. dalle mani man mano. Ma dicevi sulla piazza di Milano che ci sono tanti altri che fanno un lavoro simile al vostro, che fanno cooking party eccetera eccetera? No, o- allora diciamo che fanno corsi di cucina, poi dopo in pratica questa cosa dei cooking party alla fine la facciamo noi nel modo in cui lo facciamo noi, poi Ok. dopo ovviamente i laboratori di cucina per bambini magari li fanno anche tutti, però diciamo come abbiamo deciso di impostarli noi e lì ci siamo appunto differenziati. Certo. Oltre appunto ai cooking party, anche d'estate diamo un'opzione diciamo interessante che è quello dei campus a tema cucina, Ok. che noi chiamiamo Summer Cooking Camp e che in pratica è il campus di una settimana dalle 9 del mattino alle 5 del pomeriggio, quindi da lunedì a venerdì, in cui appunto imparano a cucinare. Ok. Io sto facendo una roba, No, una no, roba vedi giusta che o- sì, assolutamente, vedi che man mano la tua mano si sta ripulendo. E il next? Ci siamo un attimo guardati appunto in giro in questo spazio che alla fine abbiamo scelto, che abbiamo vissuto per 10 anni, ci siamo resi conto che ci sono tante cose che potremmo ottimizzare, Ok. nel senso che appunto abbiamo degli spazi che non utilizziamo, quindi l'obiettivo di un restyling che faremo probabilmente quest'estate. Ti sta piacendo questa puntata? Allora immagina cosa potremmo realizzare per la tua azienda. Affida la tua azienda a chi è in grado di renderla memorabile e soprattutto più profittevole. Raggiungi il tuo obiettivo, vendi di più, aumenta i tuoi profitti e la tua fetta di mercato. Tutto questo grazie al team di Strategy News Agency e grazie allo strumento più potente sul mercato, i video. Trovi tutti i dettagli cliccando il link in descrizione. Sarà quello di usare meglio questo spazio. Ok. E oltre a quello, in pratica l'obiettivo sarà quello di uscire dai confini milanesi. E... Siamo ancora umidi o va bene? No, adesso va bene. Adesso va bene, siamo pronti poi per il next step anche qua. In questi 10 anni qual è stato il momento più buio, più critico, quello in cui in qualche modo ogni imprenditore ci passa, senti mancare la terra sotto i piedi, hai paura di dare il giro, non sai come andrà a finire, eccetera? Siamo nel 2024 e quindi
abbiamo avuto gli anni bui del 2020, Covid, 2021, che comunque è stato un altro anno difficile. Cioè, per noi degli eventi che in pratica a gennaio 2020 avevamo eventi prenotati per il febbraio, dall'oggi col domani in pratica li hanno cancellati. Però in quel momento lì, che sei abituato alla tua routine, ti trovi veramente, dici adesso cosa faccio? Cioè, Dove è stato lo switch? beh, abbiamo fatto tanti sacrifici ovviamente, Sì. in primis noi abbiamo rinunciato a qualsiasi Certo. cosa. Quel periodo ci è servito proprio per diciamo riflettere sul fatto che il digitale è indispensabile. Ne abbiamo approfittato per studiare, per appunto imparare tutte queste cose digitali, sfruttando anche un po' tutte Sì. le opportunità che ci sono state. E quindi lì, diciamo, è nata un pochettino l'idea di questo format su cui appunto vogliamo provare a lavorare nel prossimo futuro, ed è appunto cercare di portare alcuni dei nostri format, per esempio questo sushi bolle che Sì. faremo questa sera, anche fuori di qui, spedendo un kit a casa, per cui in una determinata serata uno dei nostri chef con te a casa collegato e con una serie di ingredienti a disposizione e di attrezzature potete provare a fare quello che noi normalmente facciamo qui il venerdì Bello. sera. Che è un format che avete sperimentato durante Sì, durante il diciamo che lockdown. abbiamo fatto appunto ovviamente dei test per quanto possibile, e l'abbiamo fatto, li abbiamo sperimentati, adesso invece vorremmo renderlo qualcosa di più strutturato strutturato continuativo. e continuativo, esatto. Molto bello. Che cosa facciamo qui? Allora, nel frattempo l'abbiamo anche fatta un pochettino riposare, vedi che Sì. adesso è più morbida. Adesso in pratica bisogna fare la piccola atrofia. Ok. Quindi che cosa facciamo? Dobbiamo prendere una pallina Sì. e poi qua praticamente ognuno deve trovare un po' Il suo flow. esatto, cioè nel senso che Ok. bisogna andare a creare questo. Te la ricorda una trofia? Per cui prendo pezzettino Prendi una di pasta pallina, così. esatto, e insomma, sì. Sì, diciamo che il trucco è utilizzare un po' la La parte esterna. non uniformità della mano, che in pratica ti permette di dargli un po' quell'irregolarità, no? Un po' tipica della trofia. Sì, comunque perfetto. Una roba del genere? Sì. Ho Esatto. imparato a fare le trofie. Adesso già vi vedo online, che me ne dite di cotte e di crude, soprattutto qui sotto nei commenti. E quindi qual è il suggerimento che ti senti di dare sulla base della tua esperienza a quegli imprenditori che magari in questo momento stanno vivendo o un momento di difficoltà, vuoi per una serie di ragioni, oppure in qualche modo si stanno per buttare nel lanciare una nuova attività da zero, stanno per aprire una nuova linea di business? Allora, Aspetta, tra un istante arriviamo al consiglio che Antonella vuole dare a chiunque voglia fare impresa. Prima però è importante ricapitolare le lezioni che ci portiamo a casa dalla sua esperienza. 1. L'importanza della riflessione strategica. Prendersi il tempo per esaminare criticamente le attività in corso offre una panoramica preziosa, consentendo di individuare inefficienze, identificare punti di forza e scoprire nuove opportunità. Antonella è stata costretta a sospendere completamente il suo business durante il Covid. Questo ostacolo però le ha permesso di analizzare le esperienze passate e di conseguenza individuare migliori pratiche e nuove strategie per il futuro. 2. Un prodotto che attrae genera un interesse naturale e suscita la curiosità dei clienti. Un servizio o un prodotto che esercita un forte richiamo può essere la chiave per attirare molti clienti ai quali presentare anche altri prodotti o servizi della tua offerta. Con i Cooking Party, Cucina In attrae non solo i bambini, ma anche i genitori e i parenti, che hanno l'opportunità di conoscere tutti gli altri servizi che Antonella e il suo team mette a disposizione. 3. La presenza online e l'utilizzo di strumenti digitali sono cruciali per il successo delle attività commerciali nell'era moderna, dove la connettività digitale ha trasformato radicalmente il modo in cui le imprese interagiscono con il loro pubblico. Siti web, piattaforme social e altre risorse digitali
non sono più semplici opzioni, ma componenti fondamentali nella strategia di vendita di qualsiasi impresa. Ma ci sono tanti altri spunti in questa puntata e mi piacerebbe leggere nei commenti qui sotto quelli che avete trovato più interessanti e magari quelli che applicherete da domani nelle vostre attività. Nel frattempo, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale e condividete questa puntata, perché la settimana prossima ci aspetta un appuntamento speciale dove rivivremo i momenti salienti delle imprese che abbiamo avuto l'opportunità di raccontarvi negli ultimi mesi. Abbiamo infatti accuratamente selezionato alcuni estratti delle puntate precedenti, concentrandoci sugli elementi che hanno determinato il successo delle aziende che abbiamo incontrato. Strategie innovative, decisioni coraggiose o lezioni apprese dagli errori, analizzeremo ancora più nel dettaglio ciò che ha contribuito alla crescita di queste realtà. Tutto questo nella prossima puntata di Imprese. Ora però torniamo al consiglio di Antonella e noi ci rivediamo la settimana prossima. Se hai un'idea, cerca di razionalizzarla e chiedi a un tuo amico se quella cosa lì che tu hai in mente, gli dici ok, me la compri, mi dai 10 euro. Perché non è così scontato. Cioè, una cosa che per te magari è fighissima nella testa, però poi dopo la gente non te la compra. Quindi la possiamo chiamare come se fosse una ricerca di mercato popolare. Sì. Cioè banalmente dai un valore a quella cosa lì, adesso ho detto 10 euro, Sì. magari 10 euro uno te li dà per pietà. Però prima di mettere insieme tutta questa cosa qua, forse sarebbe stato meglio lavorare su un mercato, crearsi un mercato. Ok. C'è gente alla fine che ormai pubblica libri ancora prima di averli proprio creati, cioè li vende prima di averli pubblicati e di averli realizzati. E secondo me questa cosa è insomma, c'è un approccio che sicuramente ti permette di non andare a sbattere contro magari una cosa che era sbagliata. Senti, per approfondire quello che fate, per poter venire qui a fare un corso, eccetera, eccetera, dove li facciamo andare? Vi facciamo andare su www.cucinainmilano.it, il nostro sito. Che lo mettiamo anche qui sotto. Sotto Panta. Esattamente. E io direi che adesso noi andiamo a cucinare, Le nostre trofie. e ci prepariamo per la serata di stasera. Assolutamente. È stato un grande piacere. Anche per me. Grazie. Grazie. Creato per divulgare il concetto di cucina rifà. Tanto è rosso. Oh, che meraviglia. Ecco, vedi? Questo Va bene? È in pantone? decisamente in pantone. Poi c'è anche qualcuno che mi dice che questi abbinamenti non vanno bene. La tecnica può variare leggermente a seconda del tipo di pesce e delle preferenze culinarie. Non mi piace questa roba qui. Stai in rec però, che sta per arrivare. Eccola! Ciao! Come stai? Bene. Molto bene. Unico principio, mettersi in gioco. Lui l'avrei già visto da qualche parte. Mattia, sei dietro la camera.